Katha Upanishad, l'estrema saggezza. Primo capitolo. L'incontro con la morte. Un giorno, Ushan Vajasravasa offrì in sacrificio tutto ciò che possedeva. Egli aveva un figlio di nome Nachiketas. Mentre i doni sacrificali, le vacche, venivano condotti via, la fede entrò in Nachiketas, anche se era ancora un ragazzo. Egli pensò: queste vacche hanno bevuto acqua, mangiato erba e dato latte, tuttavia sono senza forza. Colui che porge una simile offerta arriva solo in mondi privi di gioia. Nachiketas disse al padre: Padre mio, e me, a chi mi vuoi dare? Questa domanda la ripeté una seconda e una terza volta. Allora così parlò il padre, in collera verso di lui: alla morte io ti darò. Nachiketas, incamminatosi verso la morte: io vado come primo vivente fra molti, io vado in mezzo fra molti defunti. Che cosa intende fare Yama con me, dal momento che oggi si è già occupato di me? Una voce disse: segui con lo sguardo coloro che ti hanno preceduto. Segui con lo sguardo coloro che ti seguono. Come la semente il mortale matura per la morte, e al pari della semente egli nasce di nuovo. Quando un brahmano entra come ospite in una casa, egli è come il fuoco sacrificale che deve essere alimentato. Porta l'acqua, o re dei morti, per placarlo. Quando un brahmano dimora come ospite in una casa, senza che gli sia stato dato da mangiare, così l'incapace che lo ospita perderà speranza e aspettativa, buoni amici e felicità, sacrifici e buone azioni, figli e bestiame. Yama di ritorno. Poiché tu, o brahmano, come ospite degno d'onore, hai dimorato per 3 notti nella mia casa senza mangiare, sia onore a te, o brahmano, e a me buona sorte. Perciò, in compenso, scegli 3 richieste da farmi. Nachiketas. Che lo spirito di mio padre Gautama possa essere in pace, che sia ben disposto verso di me, che la sua collera sia superata, o morte. Quando sarò da te liberato, possa egli salutarmi riconciliato. Questa è la prima delle mie 3 richieste. Yama. Tuo padre, Audalaki Aruni, sarà come prima pacificamente disposto. Dormirà tranquillo le sue notti, privo di collera, quando ti rivedrà liberato da me, quando tu sarai libero dalle fauci della morte. Nachiketas. Nel mondo del cielo non c'è paura. Tu, o morte, non sei là. Là non si teme ancora la vecchiaia. Fame e sete sono vinte. Liberi dal dolore nel mondo del cielo si gioisce. Tu conosci, o morte, il fuoco che conduce al cielo. A tale proposito, illumina me, che sono pieno di fede. Gli abitanti del cielo partecipano all'immortalità. Questo è quello che scelgo come seconda richiesta. Yama. Te lo rivelerò, Nachiketas, presta attenzione. Comprendi il fuoco che conduce al cielo. Sappi che è il mezzo per il mondo infinito ed il fondamento nascosto nella grotta del cuore. Egli gli spiegò questo fuoco, l'origine del mondo, e quali mattoni si dispongono a strati per l'altare. Nachiketas ripeté tutto così come gli era stato detto. Poiché la morte era soddisfatta, parlò di nuovo. La grande anima, Yama, contenta, gli disse: ti concedo oggi ancora un altro dono. Questo fuoco verrà chiamato con il tuo nome. Accetta questo disco d'oro, dell'altare del fuoco come simbolo. Colui che per 3 volte accatasta il fuoco di Nachiketas e ristabilisce misticamente il legame dei 3,
colui che compie il rito nei tre ambiti, costui supera la nascita e la morte. Se uno ha conosciuto e contemplato il Brahman come il Dio creato e da adorare, costui entra nella pace perfetta. Colui che conosce la triplicità dell'altare del fuoco, colui che conosca questa triade e che con questa conoscenza prepari il fuoco di Nachiketas, costui scuote da sé le catene della morte. Superato il dolore, egli gioisce nel mondo celeste. Questo, Nachiketas, è il fuoco che conduce al cielo, quello che hai scelto come seconda richiesta. Questo fuoco gli uomini lo chiameranno con il tuo nome. Scegli, o Nachiketas, la terza richiesta. Nachiketas. Esiste un dubbio quando un uomo muore, poiché alcuni dicono egli è e altri dicono egli non è. Io vorrei da te essere illuminato. Questa è la mia terza richiesta. Yama. Perfino gli dei una volta ebbero un dubbio del genere. Questo problema è sottile e non facile da conoscere. Scegli un'altra richiesta, Nachiketas. Non insistere. Lascia perdere. Nachiketas. Se dunque perfino gli dei una volta dubitarono di questo, e tu, o morte, dici che è difficile da conoscere, non potrei trovare un maestro migliore di te. Non c'è un altro dono che possa eguagliare questo. Yama. Augurati come dono di vivere 100 anni, figli e nipoti, molto bestiame, elefanti, oro e cavalli. Augurati un grande pezzo di terra e vivi finché vuoi. Se ritieni queste richieste simili alle altre, allora augurati come dono la ricchezza e una lunga vita. Sii grande su questa terra, o Nachiketas, io ti farò partecipe di tutti i desideri. Implora per te ogni desiderio che in questo mondo mortale sia difficile da realizzare. Amabili donne, carri e musica, quali neanche i mortali riescono ad ottenere. Io te li donerò, lasciati servire. Tuttavia, non farmi più domande sulla morte. Nachiketas. Ogni nuovo giorno di colui che è mortale o morte affievolisce la forza dei sensi. Perfino una vita piena è breve e senza valore. Tieniti pure i carri, la danza e il canto. L'uomo non può essere appagato dalla ricchezza. Dopo che noi, o morte, abbiamo visto te, dobbiamo ancora bramare di possedere la ricchezza? Noi viviamo solo fino al termine che ci imponi. Questo è l'unico dono che io scelgo. Quando il mortale cade in rovina e si ritrova misero, se riflette che gli immortali non sono soggetti alla decadenza, penserà mai alla bellezza, al piacere e al divertimento? Come potrebbe egli rallegrarsi di una lunga vita? Ciò su cui esiste un dubbio o morte è ciò che accade nella grande dipartita. Parlaci di questo. Al di fuori di questa domanda, che penetra nel mistero, Nachiketas non desidera esprimerne nessun'altra. Secondo capitolo. La via verso l'Atman. Yama. Una cosa è il bene, un'altra il piacere. Entrambi, prefiggendosi mete diverse, vincolano l'uomo. Colui che fra questi due accetta il bene, costui diventa buono. Colui però che sceglie il piacere, fallisce il suo scopo. Il bene e il piacere si offrono all'uomo. Il saggio li esamina e li distingue. Il saggio preferisce il bene al piacere. Lo sciocco sceglie il piacere, il guadagno e il godimento. Tu, o Nachiketas, questi desideri gradevoli e allettanti, dopo averli ben considerati, li hai rifiutati. Tu hai respinto i doni fatti di ricchezza, a causa dei quali tanti uomini si perdono. Lontane e opposte sono quelle due cose che sono chiamate ignoranza e sapienza. Io so,
o Nachiketas, che tu cerchi la verità. I molti desideri non ti hanno confuso. Coloro che sono chiusi nell'ignoranza ritengono di essere saggi e dotti. Questi stolti vagano qui e là senza meta, come ciechi guidati da un cieco. Lo stolto non è consapevole di dover morire. Lo stolto è accecato dalla tentazione della ricchezza. Egli pensa: vi è solo questo mondo, non ve n'è un altro, ma sempre poi cade in mio potere. Questo segreto che a molti non è dato di sentire nemmeno una volta, che i molti che lo hanno udito non comprendono. Ammirevole è un maestro esperto che lo ha raggiunto. Ammirevole colui che lo conosce, istruito da un esperto. Se è divulgato da un uomo non esperto, non si può conoscere facilmente l'Atman nemmeno con ripetute meditazioni. Se, però, non viene insegnato da un altro, non c'è una via per accedere ad esso, poiché è molto sottile. Non è possibile conoscerlo con il ragionamento. Questa conoscenza non è conseguibile con il ragionamento, solo se insegnata da un altro vivente compresa nel modo giusto, o mio caro. Tu l'hai conseguita, o figlio mio, solo perché sei saldo nel ricercare la verità. O Nachiketas, potessimo trovare uomini che pongono domande come le tue. Io so che il tesoro delle buone azioni è fugace, poiché ciò che è durevole non può essere raggiunto attraverso ciò che è incostante. Poiché ho prestato il fuoco di Nachiketas, ho raggiunto l'imperituro attraverso cose fugaci? Con fermezza, o Nachiketas, hai allontanato da te la realizzazione dei desideri e l'infinità del rito sacrificale come fondamento del mondo, dal momento che hai contemplato l'opposta sponda della mancanza di paura, il grande, decantato, ampio mistero come fondamento. Colui che conosce ciò che è difficile da percepire, avvolto dal mistero, penetrante, nascosto nella grotta del cuore, nel più profondo, il Dio antichissimo. Costui realizza l'unione spirituale, yoga, nel proprio sé. Si lascia alle spalle la gioia e il dolore. Un mortale che abbia udito e pienamente compreso tutto questo, che, staccato da tutto, abbia raggiunto il sottile insegnamento, si rallegra poiché possiede il fondamento della gioia. Io credo che per te, o Nachiketas, la casa è aperta. Nachiketas. Dimmi allora ciò che vedi oltre la legge, il bene e il male, oltre ciò che è fatto e disfatto, oltre il passato e oltre il futuro. Yama. La parola, che tutti i Veda rivelano, la quintessenza di tutte le ascesi, quello cui anelano i discepoli di Brahman quando vivono in castità, questa parola io ti rivelerò in breve. È Om. Questa sillaba, in verità, è il Brahman. Questa sillaba è quanto vi è di supremo. Colui che ha conosciuto questa sillaba, costui vive beato nel mondo di Brahman. Questo è il miglior fondamento. Questo è il supremo fondamento. Colui che ha conosciuto questo fondamento vive beato nel mondo di Brahman. L'illuminato, Atman, non nasce e non muore. Sorge dal nulla e diviene nulla. Non nato, permanente, eterno, antichissimo, non viene ucciso quando il corpo muore. Quando l'uccisore ritiene di uccidere e colui che è ucciso ritiene di essere ucciso, in tal caso si sbagliano entrambi, poiché nessuno uccide e nessuno viene ucciso.
Più sottile del più sottile, più grande del più grande è l'Atman, nascosto nella cavità del cuore di ogni creatura. L'uomo libero da desiderio e che quindi ha vinto il dolore, scorge per grazia del Creatore la magnificenza dell'Atman. Egli siede e tuttavia vaga lontano. Egli giace e tuttavia va dovunque. Chi, oltre me, sarebbe capace di conoscere questo Dio, che contemporaneamente è estasi e sobrietà? Il saggio che riconosce l'incorporeo nei corpi, il tranquillo tra gli inquieti, il grande, l'onnipervadente Atman, costui non è più schiavo della sofferenza. L'Atman non si raggiunge con l'istruzione, con l'intelletto o con l'erudizione. Solo da colui che egli stesso sceglie viene ottenuto. A costui l'Atman rivela la sua vera natura. Colui che non si è allontanato dal male, colui che non è in pace, colui che non è raccolto, la cui mente è inquieta, costui non può raggiungerlo, neanche con la conoscenza. Terzo capitolo. La metafora del carro. Due anime godono della legge universale nel mondo delle buone azioni e sono penetrate nella grotta del cuore, nel supremo al di là. Esse sono come l'ombra e la luce. Così dicono i conoscitori di Brahman. Esse insegnano il culto dei 5 fuochi e preparano il triplice fuoco di Nachiketas. Possiamo noi comprendere il fuoco di Nachiketas, che, per coloro che offrono sacrifici, che agognano l'altra sponda, ciò che è impavido è il ponte verso l'imperituro, il supremo Brahman. Sappilo, l'Atman è il padrone del carro e il corpo il carro. L'intelletto è l'auriga, la mente le redini. I sensi sono paragonati ai cavalli, gli oggetti dei sensi sono la strada. L'Atman, che è unito ai sensi e alla mente, i saggi lo chiamano il soggetto della percezione. Colui che, però, è privo di giudizio, la cui mente e il cui sentire sono sempre sfrenati, i sensi di costui sono incontrollati, come cattivi cavalli che non ubbidiscono al loro auriga. Colui però che ha giudizio, la cui mente e il cui sentire sono sempre tenuti a freno, i sensi di costui sono docili, come buoni cavalli per il loro auriga. Colui che è privo di comprensione e distratto, sempre impuro, costui non raggiunge la meta, ma entra nel ciclo delle rinascite. Colui che invece è pieno di comprensione, assorto nei pensieri e sempre puro, costui raggiunge la meta, da cui non c'è ritorno. L'uomo che ha la conoscenza come conducente e la mente come briglia, costui raggiunge l'altra sponda del cammino, la sede suprema di Dio. Infatti, superiori ai sensi sono gli oggetti dei sensi, superiore agli oggetti è la mente, superiore alla mente è l'intelletto, superiore all'intelletto è il grande Atman. Superiore al grande Atman è l'immanifesto. Superiore all'immanifesto è il sommo Purusha, il pensiero. Oltre non c'è più nulla. È la meta, è la via suprema. Questo Atman nascosto in tutti gli esseri viventi non è visibile.
Esso è percepito solo da quei sottili veggenti, con la loro raffinata intelligenza. Il saggio tenga a freno le sue parole nella mente e raccolga questa nel sé fatto di conoscenza. Sacrifichi la conoscenza nel grande Atman e fermi questo nell'Atman sede di pace. Sorgete, destatevi. Se avete ottenuto i favori, state attenti. Difficile da percorrere come l'affilata lama di un coltello. Difficile è questa strada, così dicono i veggenti. Colui che ha realizzato ciò che è privo di suono, informe, imperituro, privo di gusto, privo di odore, eterno, senza principio e senza fine, più grande del grande, immutabile. Costui è liberato dall'abisso della morte. Il saggio che questa storia di Nachiketas, l'eterna storia, insegnata dalla morte, raccontata o ascoltata, costui gioisce nel mondo del Brahman. Colui che, ben preparato, riveli questo supremo mistero in un'adunanza di Brahmani, oppure in un rito funebre, costui diventa pronto per la vita eterna. Quarto capitolo. Lo sguardo verso l'interiorità. L'autoesistente, il creatore, scavò le aperture dei sensi verso l'esterno. Per questo motivo l'uomo guarda ciò che è fuori e non ciò che è dentro. Un saggio che anelava all'immortalità volse lo sguardo verso l'interno e guardò l'Atman direttamente. Gli sciocchi corrono dietro ai piaceri esteriori. Essi cadono solo nella trappola attesa dalla morte. I saggi, invece, che conoscono l'immortalità, non cercano l'imperituro nelle cose fugaci. Si conosce solo attraverso questo. Attraverso questo si percepiscono anche forme, gusto, odore, suoni, contatto e unione. Allora, cos'altro resta? Questo è quello. Attraverso di lui, un saggio diventa consapevole dello stato di sogno e dello stato di veglia. Se riconosce questo come il grande, onnipresente Atman, egli non soffre più. Colui che riconosce il conoscente come vita, come il vicinissimo Atman, Signore del passato e del futuro, costui non si angoscia più. Questo è quello. Il primo che nacque dall'ascesi, il primo che nacque dalle acque. Egli è penetrato nella grotta del cuore. È colui che scruta attraverso tutti gli esseri viventi. Questo è quello. La madre di tutte le divinità, Aditi, la pienezza inesauribile, che nacque contemporaneamente al soffio vitale, che nasce con tutti gli esseri viventi, riconoscila nascosta nella grotta del cuore. Questa è quello. Il fuoco sacro è nascosto nel combustibile, come un feto ben protetto in una donna gravida. Ogni giorno Agni deve essere venerato da uomini ben desti con offerte sacrificali. Questo è quello. Colui dal quale sorge il sole e colui nel quale esso tramonta, colui sul quale si fondano tutti gli dei, costui nessuno lo può superare. Questo è quello. Ciò che è qui è anche lì. Ciò che è lì è anche qui. Colui il quale in questo mondo scorge solo la varietà delle cose, costui procede di morte in morte. Solo con la mente questo può essere compreso. Qui non esiste alcuna diversità.
colui il quale in questo mondo scorge solo la varietà delle cose, costui procede di morte in morte. Della misura di un pollice è l'uomo interiore, Purusha, nel centro della persona, signore del passato e del futuro. Al suo cospetto non si ha paura. Questo è quello. Della misura di un pollice è l'uomo interiore, come una fiamma senza fumo, signore del passato e del futuro. Egli è lo stesso oggi e anche domani. Questo è quello. Come l'acqua piove sulla cima della montagna e scorre lungo i pendii, così l'uomo corre dietro alle diverse manifestazioni, quando le osserva nella loro divisione. Come l'acqua pura, se è versata in altra acqua pura, rimane uguale a se stessa, così rimane il sé dell'asceta che conosce, o Gautama. Quinto capitolo. Il mistero infinito. Colui che raggiunge il castello interiore dalle 11 porte, la sede dell'increato, dello spirito incrollabile, costui non soffre più, è liberato, è salvato. Questo è quello. Esso, il fuoco, come cigno dimora nel luminoso cielo, come Dio nell'etere, come sacerdote sta sull'altare, come ospite siede nella casa. Dimora nell'uomo, dimora nel meglio, nella verità e nel firmamento. Nato dall'acqua, nato dalle vacche, nato dalla verità, nato dalla montagna, questa grande verità. Egli espira verso l'alto, inspira verso l'interno. Tutti gli dei venerano questo spirito, che, come un nano, dimora al centro del corpo. Se questo corpo va in rovina, e lo spirito incarnato, che dimora nel corpo, si libera dal corpo, che cos'altro rimane allora qui? Questo è quello. Non è grazie all'ispirazione o all'espirazione che vivono i mortali. Essi vivono attraverso un altro, su cui questi due si fondano. Su via, io voglio rivelarti questo Brahman, il mistero infinito, e ciò che avviene del sé, quando giunge la morte, o Gautama. Alcuni entrano in un grembo materno, per incarnarsi di nuovo in un corpo. Altri penetrano in cose inanimate, secondo le loro azioni e la loro conoscenza. Lo spirito che è desto nei dormienti e che suscita ogni desiderio, questi è chiamato il puro, il Brahman, l'immortale. In lui sono fondati tutti i mondi, nessuno lo supera. Questo è quello. Come il fuoco, che è uno, penetrando nella creazione, adatta la sua forma alla forma di ogni creatura. Così anche l'uno, l'Atman che è dentro a tutti gli esseri viventi, assume ogni forma e tuttavia resta al di fuori. Come il vento che è uno, penetrando nella creazione, adatta la sua forma alla forma di ogni creatura. Così anche l'uno, l'Atman che è dentro a tutti gli esseri viventi, assume ogni forma e tuttavia resta al di fuori. Come il sole che è uno, l'occhio del mondo intero, non è toccato dalle imperfezioni che l'occhio vede all'esterno. Così l'uno, l'Atman che è dentro a tutti gli esseri viventi, non è toccato dalle sofferenze del mondo, poiché egli è al di fuori. L'unico Signore, l'Atman interiore in tutti gli esseri,
che rende molteplice la sua unica forma, i saggi che lo percepiscono nel proprio sé ottengono la gioia eterna, non gli altri. L'Eterno, tra tutto ciò che è fugace, l'unico cosciente tra gli esseri coscienti, l'uno che tra i tanti distribuisce i desideri, i saggi che lo percepiscono nel proprio sé ottengono la pace eterna, non gli altri. Nachiketas. Questo è quello. Riconoscendo questo, i saggi trovano l'indescrivibile, suprema gioia. Com'è possibile però farsene un'idea? Splende di luce propria o di luce riflessa? Yama. Lassù non splende il sole, né la luna o le stelle. Non c'è il chiarore del lampo né di alcun fuoco. Tutto è un riverbero di questo luminoso. Tutto questo universo risplende della sua luce. Sesto capitolo. Superata la morte. Le radici in alto, i rami in basso. Così sta l'eterno cosmico albero di fico. Esso è chiamato il puro, il Brahman, l'immortale. In esso sono fondati tutti i mondi. Nessuno lo supera. Questo in verità è quello. Tutto ciò che esiste, l'intero mondo, si muove nel soffio vitale da cui è nato. Questa grande paura è come un lampo balenante all'improvviso. Coloro che conoscono questo diventano immortali. Per paura di quello brucia il fuoco. Per paura di quello splende il sole. Per paura di quello corrono gli dei, Indra, il vento e come quinta la morte. Se qui sulla terra si viene illuminati, prima della dissoluzione del corpo si viene liberati. Allora si è pronti a ricevere un corpo nei mondi della creazione. Nel proprio sé ci si riconosce come in uno specchio, nel mondo dei morti come in un sogno, nel mondo degli spiriti si vede come un riflesso nell'acqua, nel mondo di Brahman si distingue così chiaramente come luce e ombra. Quando il saggio conosce la peculiarità delle percezioni sensoriali, il loro emergere ed il loro ritrarsi, come ciascuna si mostra separatamente, allora egli non soffre più. Superiore ai sensi è la mente, superiore alla mente è la realtà. Oltre la realtà è il grande Atman. Superiore a quel grande è il supremo immanifesto. Oltre l'immanifesto è il Purusha, lo spirito, onnipervadente, privo di attributi. L'uomo che lo conosce si libera e procede verso l'immortalità. La sua forma non è visibile. Nessuno è in grado di vederlo con gli occhi. Percependolo con il cuore, con il pensiero, con la mente, coloro che lo conoscono diventano immortali. Quando i 5 organi della percezione si calmano, insieme con la mente, ed anche l'intelligenza si ferma, questo si chiama lo stadio supremo. Questo tranquillo dominio dei sensi, questo si intende per yoga. Allora si è liberi dalla distrazione, poiché lo yoga è origine e fine. Non con le parole, né con la mente, né con l'occhio egli può essere raggiunto. Come allora potrebbe essere afferrato se non dicendo egli è? Lo si deve percepire come egli è, come la vera natura esistenziale di entrambi. A colui che abbia percepito l'Atman come egli è, egli rivela la sua vera essenza. Quando è liberato da tutti i desideri che si sono raccolti nel suo cuore, allora il mortale diventa immortale e raggiunge il Brahman già qui e ora.
Quando tutti i nodi del cuore sono tagliati, allora il mortale diventa immortale. Questo è l'insegnamento. 101 sono le vene del cuore, di cui una conduce all'apice della testa. Attraverso essa sale chi va verso l'immortalità. Le altre fuoriescono dal corpo in tutte le direzioni. Il Purusha, della misura di un pollice, nell'interno del sé, è penetrato per sempre nel cuore delle creature. Si deve estrarlo con calma dal proprio corpo al momento della morte, come lo stelo della canna da zucchero dalla sua guaina. Lui deve conoscere come il puro, l'immortale. Lui deve conoscere come il puro, l'immortale. Dal momento che Nachiketas ebbe ricevuto questa sapienza rivelatagli dalla morte ed ebbe compreso l'intera pratica dello yoga, raggiunse il Brahman e divenne libero da colpa e da morte. Così accade a colui che ha questa conoscenza nel proprio sé interiore.